Ciao, sono Edoardo e oggi vediamo questo template di N8N per postare su Instagram una singola immagine con caption tramite le Facebook API. Iniziamo con il dire che questo workflow è stato impostato in modo da poter anche eventualmente utilizzare le API direttamente di Instagram. Quindi se non avete una vostra app impostata con le credenziali di login per Facebook, potete, e quindi le avete soltanto per Instagram, potete tranquillamente cambiare. Ci vogliono dei permessi specifici, quindi comunque dobbiamo assicurarci che le credenziali che andremo a inserire all'interno dei vari nodi abbiano tutti i permessi che ci servono per poter richiamare le informazioni dalle pagine Instagram e postare ovviamente su Instagram. Ci sono dei limiti. Instagram accetta soltanto immagini JPEG, non accetta nessun altro formato, e ovviamente ci sono anche altre limitazioni a livello di richieste. Possiamo fare al massimo 50 post in una finestra temporale di 24 ore. Come prima cosa andiamo a vedere il trigger. Io qui ho impostato un trigger manuale, ma voi potete sostituirlo con qualsiasi tipo di trigger volete. Potete fare da un altro workflow, potete utilizzare un webhook, quello che volete o preferite. Questo è il nodo dove potete inserire vari parametri. Qui potete inserire la URL dell'immagine, quindi si presume che voi abbiate un'immagine caricata da qualche parte o che la vogliate prendere da internet, sempre ovviamente se avete i diritti per poterlo fare. Mettete qui la URL e sostanzialmente lui cosa andrà a fare nei nodi successivi? Prenderà quell'immagine direttamente dall'indirizzo e la caricherà nei loro sistemi Meta. E poi vi serve il Instagram Business Account ID, che lo potete trovare tramite un altro nodo che ho creato nel caso non lo sappiate, altrimenti semplicemente incollate qui la vostra pagina specifica. Instagram Post Caption sarebbe, ovvero sarebbe il testo che volete all'interno del post di Instagram, e una volta impostati possiamo passare poi ai nodi successivi. Qui troverete il nodo principale dove inserire le vostre credenziali. Qui possiamo impostare, appunto, lasciare tutto impostato così. Questo in questa parte qui dove troviamo scritto node verrà caricato il dato che noi gli abbiamo dato precedentemente, che è appunto il nostro business account ID. L'edge dovrà essere impostato come media e qui ci sono i quali parameters che vengono passati, major e caption. Questo nodo, una volta attivato, prepara quindi il media da pubblicare, ma non lo pubblica subito. Qui abbiamo un altro nodo dove inserire sempre le stesse credenziali e controllare se le immagini che abbiamo caricato sono state caricate correttamente. Se sono state caricate correttamente, viene attivato un nodo che appunto si occuperà di fare la pubblicazione. Questo nodo prende il creation ID, che è l'ID che abbiamo dall'altra parte, cioè ovvero nel nodo precedente, quando abbiamo finito e terminato il caricamento di una risorsa, viene generato un ID e questo ID viene passato a questo nodo qua. Nel caso quindi il caricamento non vada a buon fine, possiamo mandare un'email, possiamo tranquillamente attivare un altro nodo, quindi su Slack, possiamo mandarci una notifica su Discord, possiamo fare un po' quello che vogliamo. Una volta che l'abbiamo pubblicato, abbiamo un nuovo check, recuperiamo sempre l'ID precedente della risorsa, non quello che ci restituisce la pubblicazione, ma quello che ci restituisce il nodo precedente quando abbiamo caricato, e in questo caso lui ci darà come risposta published. Se è published, mandiamo una notifica via email in questo caso, ma possiamo fare qualsiasi cosa o non fare anche nulla, ma semplicemente viene pubblicato e sappiamo che è stato pubblicato correttamente. In caso di errore che non venga pubblicato, possiamo inviarci una notifica indietro su qualsiasi altro nodo, oppure possiamo anche attivare un altro workflow, come ad esempio il workflow di errore e così via. Quindi questo è il nostro template. Qui c'è un nodo extra che normalmente non utilizzeremo, ma ci serve principalmente per recuperare mettendo le credenziali
e passando questi due campi recupereremo l'ID del nostro Instagram account. Quindi questo possiamo anche tenerlo chiuso oppure utilizzarlo dinamicamente per passare poi il dato dal trigger ai parametri preimpostati e quindi passare direttamente in maniera dinamica il, il nostro ID Instagram, ma non è strettamente necessario. In questo caso noi lo abbiamo fisso impostato qui dentro, che noi lo recuperiamo e poi lo incolliamo qui. Questo era tutto per oggi, divertitevi a postare su Instagram.